noi vorremmo scattare sempre alle ore più consone per quanto riguarda la luce, quindi o le prime ore del mattino all'alba, ma è difficile trovare una modella che lo faccia, e quindi abbiamo posticipato tutto al tramonto, quindi un orario decisamente più consono, una luce più bella. Però non è andata così, perché le previsioni che avevo guardato alcuni giorni prima erano favorevoli, ma poi praticamente già all'inizio della giornata tutto è cambiato, giornata nuvolosa per poi buttarsi in piova, poi è tornato fuori il sole, quindi avevamo anticipato, siamo arrivati qui, ho iniziato a montare il modificatore, è scoppiato un acquazzone che è durato mezz'ora, ho dovuto chiudere tutto, siamo entrati in macchina, poi abbiamo ripreso, c'erano alcune nuvole qua, qui tutto bagnato, terreno praticamente fangoso, avevo paura che scoppiasse di nuovo un acquazzone perché alle spalle avevo delle nuvole decisamente non favorevoli, quindi abbiamo fatto queste foto così come venivano. L'esposizione cambiava velocemente perché avevo delle nuvole, quindi il sole andava, veniva, quindi una fatica in più. Poi proprio quando avevamo quasi terminato, eravamo anche un po' stanchini, praticamente il cielo si era liberato di più, ma ci siamo accontentati lo stesso del risultato che abbiamo avuto. A questo punto dello shooting, ragazzi, questa clip la giro in studio perché avevo anche registrato quello che vi sto per dire ora proprio in location, ma c'era decisamente tanto vento, non avevo portato via proprio il gatto morto che va appiccicato qua, insomma un casino audio da buttare. Quindi ripetiamo, alla fine l'importante è che voi capite quello che vi voglio ovviamente comunicare. Allora, questo bracket è una soluzione che potrebbe essere interessante soprattutto per chi viaggia soprattutto con stativi compatti, quindi difficilmente raggiungono i 2 metri, perché ti permette di alzarlo e non di poco, perché siamo quasi a 20 cm e questi 20 cm fanno la differenza, a meno che tu non hai già uno stativo decisamente alto. Ma a differenza proprio del bracket che trovi in dotazione di Godos, questo ti permette decisamente innanzitutto di collegarlo in maniera più veloce, perché qui Quick Release te l'ho già fatto vedere nel video, fatelo vedere perché sono prodotti interessanti. Io tra l'altro qui ho utilizzato un nuovo modificatore, cioè nuovo nel senso che è più piccolo perché è da 60 cm 24 inch, ma di solito mi avete sempre visto utilizzare quello da 32 e ultimamente anche quello della serie Pro molto più grande da 110. Ok, diciamo che in queste situazioni dove l'erba è alta, dove c'è anche un po' di vento e sei tu a gestire tutto, quindi non hai un assistente, ecco che viaggiare leggeri c'è anche meno pericolo poi che vada a cadere, quindi è la soluzione che secondo me è la migliore, a meno che non hai un assistente. Ok, quindi detto questo bracket, che è decisamente migliore rispetto a quello che trovi in dotazione con Godos, tra l'altro c'è un accessorio che ti permette non solamente di collegarlo a questi adattatori che te ne ho parlato proprio nel video di alcuni mesi fa, ha un piccolo adattatore che lo andrei a attaccare direttamente proprio sui flash di Godos, come la D300, la D200 e la D100 Pro. Come ben sapete ha un filetto con 2 scanalature, ecco che potrai collegare anche questo bracket. Il vantaggio di questo bracket è, ripeto, hai la possibilità di inclinarlo molto di più rispetto proprio al modello di Godos e soprattutto è più stabile, soprattutto quando vai a utilizzare modificatori più pesanti. Come ben sapete, alle volte piano piano quello
che utilizzi con godo scende, tu non neppure te ne accorgi e la luce praticamente non è più sulla modella. Può succedere anche se ultimamente hanno migliorato questo piccolo bracket, ok? Però il vantaggio è anche che, come ti avevo detto, è che questi adattatori sono magnetici, ci puoi collegare le gelatine, ci puoi collegare i diffusori e anche altri accessori. Ci sono delle parabole, adesso te ne faccio vedere una, quella che ho utilizzato proprio in questo momento con Andra, piccola, però è magnetica, la vai a collegare, rimane sempre magnetica perché la parte interna a sua volta hai la possibilità di collegare le gelatine o, come ho fatto io, questo diffusore, ok? Poi io ci ho messo anche la cuffietta e quindi vai a ammorbidire leggermente anche di più la luce, ok? È un'ottima soluzione se vuoi utilizzarla soprattutto come faccio io come backlight, ma all'occorrenza anche come luce principale. Puoi utilizzare anche due luci, una come riempimento, ovviamente a potenze diverse. È una soluzione che ovviamente ti vengo a far vedere. Ti lascio tutti i link in descrizione. Per chi vive in Italia c'è Antonio che vende i prodotti di questa azienda, chiedete a lui è molto disponibile, dite che vi ho mandato io e quasi sicuramente vi farà anche un piccolo sconto. Ti do anche a grandi linee un veloce feedback per quanto riguarda proprio l'utilizzo della lente che ho utilizzato in questo shooting, anche se poi sono state due, ma oggi tu hai visto foto solamente scattate con il Mac 50 mm che ha un'apertura massima di f1.8 per sensori full frame. Poi tu lo puoi utilizzare, come farò anche pure io, su APS-C. Oggi abbiamo scattato con A7C e ricordo che abbiamo utilizzato un filtro ND esattamente interno nel sensore. Ti posso dire, fammi poi sapere se ti interessa una recensione approfondita, che è molto simile proprio al Viltrox 50 mm, anzi potremmo fare proprio un confronto tra questi due 50 mm. Questo obiettivo ovviamente è consigliato per tutti coloro che si approcciano alla fotografia di ritratto e soprattutto anche per chi non va a utilizzare spesso come sottoscritto un 50 mm, ok? Sicuramente se fotografassi di più con un 50 avrei investito su altre lenti, però ti posso dire che il risultato, la resa di questo 50 mm è più che sufficiente, molto simile proprio al 50 mm di Viltrox, che è più che accettabile, ok? Ti dico in tutta onestà che è praticamente già nitido a f1.8, soprattutto quando vai a scattare a una modella. Diciamo che se poi devi fare foto di street andrei a chiudere un po' di più e quindi avrei la foto più nitida, ma credetemi non ho avuto problemi di nitidezza, ok? Di questo te lo dico in tutta sincerità. È un obiettivo che è molto economico, quindi vedi te, la costruzione è abbastanza decente, ovviamente c'è di meglio, ma abbiamo decisamente prezzi più alti. Ti lascio tutti i link in descrizione e ripeto, se vuoi una recensione fammelo sapere nei commenti. Bene ragazzi, allora, fasi conclusive di questo video. Proprio in questo momento è passato il contadino che sta iniziando a tagliare questo campo di papaveri, ahimè, quindi dovevo fare proprio un altro shooting, quindi devo rimediare una nuova location. È sempre così, anzi, dal momento che siamo in argomento, quando trovate un campo di papaveri, campi di soia, insomma, se avete la possibilità chiedete sempre il permesso, perché quasi sempre entriamo su una proprietà privata e credetemi, alle volte possiamo dare decisamente fastidio. Io qui non l'avevo fatto, però ovviamente so gestire abbastanza bene e quindi il signore tra l'altro è stato anche molto gentile, ok? Vi ringrazio per aver guardato questo video, se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, ok ragazzi? Ciao e alla prossima!